Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi andiamo ad affrontare un argomento che sono sicuro possa interessare moltissimi appassionati di slot car. Parliamo infatti di pick-up. Andremo a capire quali sono le varie differenze di pick-up, quanti ne esistono, perché ne esistono di così tante diversità, ma soprattutto andremo a capire quali potrebbero essere gli usi consigliati per uno o per l'altro pick-up. Bene ragazzi, qui sul mio tavolo ho messo alcune tipologie di pick-up. Non ne ho messi praticamente tutti perché diciamo che c'è una varietà di pick-up in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. In più ogni casa costruisce vari modelli di pick-up. Qui abbiamo i modelli di pick-up che principalmente vengono utilizzati durante la preparazione delle vetture, sia che si tratti di vetture da pista sia che si tratti di vetture da rally. E poi faremo ancora una distinzione tra quelli che possono essere le vetture utilizzate su piste in plastica rispetto a quelle invece utilizzate su piste in legno o comunque su piste carrera, dove lo slot è leggermente diverso rispetto a quello che normalmente si trova sulle piste classiche in plastica. Iniziamo subito nel vedere quello che molto probabilmente troverete in primo montaggio su tutte le vostre vetture. Stiamo parlando infatti del classico pick-up a forchetta. Si chiama pick-up a forchetta perché lo va a contraddistinguere il suo stelo, che nella parte diciamo superiore, quella che va ad infilarsi all'interno del foro del telaio, ha queste due alette con questa piccola scanalatura che gli va a permettere di essere fisso all'interno del foro del pick-up, di non quindi scivolare verso l'esterno, quindi di non togliersi dal telaio, ma nello stesso tempo di essere decisamente molto libero per poter ruotare a destra e a sinistra e quindi seguire agevolmente le curve. In questo caso il mio pick-up a forchetta ha lo stelo alto perché infatti, come potete vedere, questa parte è decisamente più prolungata rispetto al tradizionale, e anche una lama del pick-up abbastanza pronunciata. Infatti questa va ad essere più lunga rispetto alla superficie del pick-up stesso. Ecco, questi sono un po' i punti da tenere a mente quando andate a scegliere un pick-up. Stiamo parlando infatti della lama e dello stelo. Tra tutti questi pick-up possiamo già iniziare a fare una prima distinzione, ovvero andremo a suddividerli tra quelli che sono i classici pick-up a forchetta, come quello che abbiamo visto pochi istanti fa, e quelli invece che hanno lo stelo a vite. Ecco la suddivisione dei vari pick-up. Da questa parte abbiamo tutta una serie di tipologie di pick-up a forchetta, mentre da questa parte abbiamo un'altra serie di tipologie di pick-up a vite. Questi pick-up, a differenza dei primi, hanno la particolarità di avere lo stelo che non ha queste due alette che vanno ad infilarsi all'interno del foro del pick-up presente sul telaio, ma uno stelo sul quale poi andrà ad essere posizionata una vite che andrà poi a fare battuta sulla parte alta del nostro foro del pick-up e quindi permetterà alle pick-up di non fuoriuscire dal telaio stesso. Perché ci sono così tanti pick-up? Perché chiaramente ogni pilota avrà la necessità di trovare quello che più si aggrada alle sue caratteristiche di guida. Ma la domanda che sorge spontanea è proprio questa: ma davvero un pick-up può cambiare le condizioni di guida di una vettura? Ebbene sì, i vari pick-up, sia quelli a forchetta sia quelli a stelo tradizionale con la vite, possono, in base alle loro caratteristiche, andare a cambiare lo stile di guida di una vettura e adattarsi meglio o peggio al pilota, perché per ogni pick-up abbiamo delle caratteristiche tecniche, delle caratteristiche costruttive che ci permettono di andare a variarne la sua versatilità. Innanzitutto dobbiamo parlare del materiale con cui questi sono stati costruiti. Ci sono pick-up più scivolosi, passatemi il termine, e pick-up invece che creano un attrito maggiore all'interno dello slot. Che sia questo in plastica o in legno, dobbiamo scegliere quindi il pick-up che meglio si addice alle caratteristiche del tracciato. Questa caratteristica è una caratteristica trasversale, ovvero va bene sia per le vetture da rally che per le vetture da pista. La scorrevolezza della vettura durante il rettilineo, ma soprattutto anche in ingresso in curva e nella percorrenza della stessa, è comunque sempre un'ottima cosa per ogni vettura che andate a preparare. Quindi il preparatore, il pilota,
ricercherà sempre e comunque per prima cosa la scorrevolezza della vettura. Da qui in poi, sia che voi andiate a scegliere dei pick-up a forchetto o dei pick-up a vite, dovrete andare a capire quali pick-up possono andare meglio in base alle caratteristiche della vettura, perché saranno diversi i pick-up che utilizzerete nelle vetture da rally rispetto a quelli che invece andrete ad utilizzare sulle vetture lato pista. Come vedete infatti in questa serie di pick-up ho alcuni pick-up che presentano una molla. Ecco, ad esempio questo, io lo avvicino un attimino alla telecamera, come potete vedere ha una molla, ha lo stelo pronunciato che mi permette appunto di poter infilare una molla al suo interno, e questa molla mi darà la possibilità di far basculare il pick-up in alto e in basso, aiutandomi laddove ci possono essere delle asperità. Tenete sempre conto che in questo video non parliamo delle varie molle dei pick-up, ma ogni produttore metterà a disposizione una serie di molle dedicate al proprio pick-up, in modo tale da poter adeguare la resistenza della molla rispetto al peso della vettura, perché va detto che la vettura non deve essere sollevata da terra, ma il pick-up molleggiato deve permettere comunque alla vettura di abbassarsi sulla pista ed eventualmente alzare il pick-up e quindi andare a scostare il pick-up rispetto al telaio qualora ci fossero delle imperfezioni del tracciato. Questo non deve essere sicuramente un impedimento, o comunque non deve avere una funzione differente rispetto a quella a cui è stato progettato. Non andate a scegliere molle particolarmente dure che vi tengono sollevate la vettura, non trarrete assolutamente nessun beneficio da questo tipo di preparazione, anzi spesso e volentieri la vostra vettura uscirà ancora più velocemente rispetto ad esempio ad un pick-up senza molla. Nel rally va anche detto che principalmente si vanno a scegliere dei pick-up che hanno lo stelo più pronunciato, lo stelo più lungo, più alto rispetto a quelli invece da pista. E qui infatti parliamo della prima caratteristica che può avere il nostro pick-up. Abbiamo già detto la differenza tra pick-up a forchetta e pick-up a vite. Entrambe le tipologie di pick-up possono avere lo stelo più o meno lungo. Prendiamo ad esempio questo pick-up che è un classico pick-up a forchetta con tanto di molla, vedete ha questa parte, quindi lo stelo decisamente pronunciato. La stessa cosa avviene anche per quest'altro pick-up. Questo è un pick-up invece a vite, quindi non ha la forchetta, ma ha allo stesso modo lo stelo decisamente molto prolungato. Questa tipologia di pick-up con lo stelo pronunciato sono molto apprezzati soprattutto per le vetture da rally, perché appunto, come dicevamo prima, permettono questo basculamento verticale del pick-up rispetto al telaio. Questa è una caratteristica quindi da tenere subito a mente. Per quanto riguarda il discorso dei pick-up a forchetta, lo stelo non può essere tagliato, quindi non può essere adeguato in base alle esigenze del pilota o comunque in base al telaio sul quale viene montato. I pick-up privi di forchetta, quindi con il semplice stelo verticale, possono essere tagliati per andarsi ad adeguare perfettamente all'altezza del foro del pick-up che potete trovare nei telai che andrete a montare. Questo anche perché ci possono essere dei telai eventualmente costruiti aftermarket in 3D che potrebbero magari avere un'altezza leggermente differente rispetto al foro invece tradizionale che trovate sui pick-up di produzione del produttore della vettura stessa. Un'altra caratteristica invece fondamentale dei pick-up è la lama, perché tutti questi pick-up hanno caratteristiche diverse, hanno lame diverse e hanno quindi un comportamento diverso. Iniziamo anche in questo caso a fare una piccola premessa. I pick-up con la lama leggermente più lunga rispetto al pick-up classico, al pick-up tradizionale, possono in qualche modo agevolare la vettura a rimanere all'interno dello slot. E qui abbiamo due differenti correnti di pensiero. Abbiamo infatti le lame che sono avanzate, quindi hanno una lama più pronunciata nella parte anteriore del pick-up, come in questo caso io prendo questo che è di Scale Auto, come vedete
c'è praticamente la lama che va oltre la fine del pick up. Questa tipologia di lama si dice appunto lama avanzata, quindi è una lama che va a precedere il pick up stesso. Con questo tipo di lama otterrò quindi un inserimento in curva leggermente anticipato rispetto ai pick up di tipo tradizionale, perché chiaramente la vettura andrà a girare leggermente prima rispetto a un pick up classico. Questo ad esempio può servire quando il pilota vuol fare entrare la vettura in modo molto repentino all'interno della curva, ma stiamo sempre parlando di stili di guida, quindi ogni pilota avrà chiaramente il suo stile di guida. Altri pick up invece possono avere una lama sempre lunga ma una lama arretrata. Prendiamo ad esempio il caso di questo pick up. Come vedete ha una lama sempre decisamente abbondante, però è a filo nella parte anteriore del pick up stesso. Tutta la lama va a svilupparsi nella parte posteriore, quindi mantiene la lunghezza della rama, mantiene le caratteristiche di scorrevolezza e di sicurezza del pick up all'interno dello slot, ma nello stesso momento non mi dà la sensazione di anticipo nelle curve sia lente che veloci. Come possiamo notare, la differenza è anche alle volte abbastanza notevole. Infatti in questo caso ho una lama di tipo tradizionale, prendiamo invece un pick up con la lama più lunga, come vedete la differenza è decisamente notevole. Sia che noi abbiamo un pick up con la lama avanzata o con la lama arretrata, avere comunque un pick up con la lama leggermente più lunga ci potrebbe portare sicuramente a dei benefici. Questi non è che non vadano bene, però dobbiamo sempre, anche in questo caso, andare a verificare le condizioni del tracciato, capire quale sia il nostro stile di guida e quindi adeguare anche questo accessorio rispetto a tutte queste caratteristiche. È anche molto importante la punta del pick up. Se infatti andiamo a prendere questo, notiamo che c'è una punta arrotondata, quindi la punta del pick up cerca di andare eventualmente a copiare le piccole imperfezioni che ci possono essere all'interno dello slot della pista, mentre in questo caso abbiamo una punta decisamente pronunciato, uno spigolo vivo. In questo caso il consiglio potrebbe essere quello di smussarlo leggermente. Chi cerca questo tipo di pick up sa di dover correre su un tracciato dove all'interno dello slot non ci sono praticamente particolari sporgenze. Va anche sempre ricordato che in generale tutti i pick up non toccano mai il fondo dello slot stesso, ma se dovessimo comunque andare a correre su piste dove sentiamo lo sfregamento del pick up sul fondo dello slot, c'è sempre la possibilità di andare a limare la parte inferiore del pick up, quella che in realtà è a stretto contatto con il fondo dello slot stesso. Un piccolo consiglio è quello di non limare completamente tutti i pick up, perché chiaramente più l'altezza del pick up sarà inferiore e più ci sarà la possibilità di fuoriuscire dallo slot. Ultimamente i produttori si stanno anche concentrando sulla forma del pick up in base all'attrito. Abbiamo infatti qui un pick up di Thunder Slot che potete notare ha una forma decisamente particolare, ha questa onda sul fondo del pick up stesso e poi il pick up è leggermente più largo nella parte anteriore. Questo mi dà la possibilità, in poche parole, di non andare a creare attrito nella parte centrale del pick up, mantenere comunque la stessa lunghezza della lama, avere la sicurezza che la parte anteriore e la parte posteriore comunque sono ben salde all'interno dello slot e nello stesso tempo avere aumentata la scorrevolezza. Sempre nella ricerca dell'aumento della scorrevolezza o comunque nella diminuzione dell'attrito, la parte anteriore leggermente più bombata è proprio solo l'unica parte che durante la percorrenza di una curva va a raschiare contro la parete del nostro slot, per cui crea un minor attrito rispetto a quelli che hanno la superficie laterale della lama del pick up praticamente di pari dimensione. Insomma, questo sembra un accessorio banale, però in realtà è uno di quegli accessori che racchiude buona parte delle preparazioni della nostra slot car. Dobbiamo infatti pensare di trovare il miglior pick up disponibile per dare comunque alla vettura
velocità, scorrevolezza e basso attrito. Dobbiamo concentrarci non soltanto sulla parte meccanica, sugli ingranaggi, sul motore, sulle corone e quant'altro, ma anche dare un occhio a quello che poi alla fine della fiera mantiene la nostra vettura ben salda all'interno dello slot. La forma poi del pick-up è pressoché, diciamo, identica un po' per tutte le marche, chiaramente con le varie caratteristiche che abbiamo visto poco fa. Nei pick-up poi chiaramente troviamo i fori dove andranno ad essere posizionate le due bandelle di rame che ci permetteranno di prendere corrente dalla pista e di trasferirla al motore, e sempre in questi due forellini andranno ad essere inseriti i cavi motore. Li possiamo inserire con i capicorda che normalmente vengono forniti insieme ai cavi motore, dove come in questo pick-up non sono presenti altri fori, oppure nel caso di pick-up dove sono presenti dei fori potremmo andare a fissare i nostri cavi motore sia con i capicorda sia senza capicorda con due grani. Questa caratteristica ci dà sicuramente la possibilità di avere un filo motore sicuramente che non va a staccarsi durante le competizioni, quindi un filo motore ben saldo all'interno del pick-up anche in caso di urti, anche in caso di fuoriuscite particolarmente gravose. Avremo di contro il fatto di avere un briciolo di manutenzione in più qualora noi durante una gara particolarmente lunga, quindi una endurance, una 24 ore, dovessimo magari eventualmente fare il cambio del pick-up, perché con il primo tipo dovremo solo esclusivamente sfilare i cavi motore, mentre con il secondo avremo anche la necessità di andare a svitare i grani. Dovrà essere ancora una volta cura del pilota scegliere questa caratteristica dei diversi pick-up, e badate bene, non tutti i pick-up hanno questa caratteristica, ma solo quelli più sofisticati. Ancora una volta, ragazzi, avete visto come nella preparazione delle slot car nulla deve essere lasciato al caso, e anche un particolare così piccolo può diventare molto importante, ma soprattutto pieno di tante sfaccettature. E voi avete già scelto il vostro pick-up ideale? Sapete che cosa montare? Siete più per i pick-up a forchetta o a vite? Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Intanto, se vi è piaciuto il contenuto di questo video, mettete un like e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.